Prendete questo video come una semplice esposizione di un'idea che ho maturato in base ad alcune indicazioni che mi sono state date da persone non proprio super attendibili, però mi ha stimolato molto a ragionare e ho ricomposto dei pezzi che non riuscivo a collegare tra di loro dopo aver sentito un paio di persone che gravitano intorno alla stazione Termini ed in particolare una che gravita intorno alla Tendopoli. Ovviamente persone che nella vita reale non li dareste come affidabili, che però mi hanno fatto delle confidenze e mi hanno messo in allerta su certi fatti. Francamente oggi preferisco esporli a voi perché sono convinto che è meglio lasciare traccia di una cosa che potrebbe avere un potenziale enorme ma che potrebbe anche rivelarsi una bolla di sapone che fatto così esplode. Riepilogo un attimo: incontro un ragazzo che per un periodo ha abitato alla Tendopoli, che oggi per fortuna è riuscito ad andare via e ha trovato anche un lavoretto, ovviamente non in regola, però gli permette di campare dignitosamente e rientrare in un luogo che gli è stato assegnato, e dietro un caffè mi ha voluto fare alcune confidenze. Ovvio che io le ho prese con le pinze, però sono confidenze che a un certo punto si sono incastrate bene con dei fatti accaduti. Sto ragazzo mi ha detto che praticamente la Tendopoli è un luogo dove, oltre ad esserci poveri disperati, persone che sono costrette a vivere in tenda, fare comunque una vita assurda sotto la pioggia, sotto il vento, davanti a tutti, in mezzo alla strada, ci sono anche dei facinorosi che spesso vengono foraggiati da qualcuno. Questo qualcuno ha interesse che ci sia la Tendopoli, sia che le persone vadano alla Tendopoli, che ci siano dei gruppi di persone, anche piccoli, ma che creano scompiglio e che comunque dettano alcune tipologie di regole, e anche questo è uno dei motivi per i quali lui è andato via da lì, ma in particolare che danno anche soldi a queste persone per andare avanti, visto che non lavorano, bevono, fumano, utilizzano sostanze, hanno comunque un tenore di vita che per uno che non ha soldi, che non lavora, non è facile, a meno che tu non vai a delinquere. Ma tutto questo come si collega a me? Cicalone rompe le scatole, mostra quel luogo, mostra i problemi, Cicalone scomodo. Diversi video sulla Tendopoli, diverse volte c'è stata un'escalation anche di tensione da parte di alcuni occupanti, non tutti, perché sarebbe sbagliato dire tutti, ce ne sono poveracci, alcuni anziani, alcuni tranquilli, e quando andavamo ai primi tempi ci trovavamo anche qualche italiano, come anche quella signora, la famosa Beata Vergine Maria, così lei si faceva chiamare, che per un po' ha vissuto alla Tendopoli, poi è stata mandata via. Si è scelto di avere un gruppo specifico di persone alla Tendopoli, si decideva chi poteva stare lì e chi non era d'accordo veniva mandato via, anche con brutte maniere. Infatti non a caso la sera in quella Tendopoli, per tutto il tempo che c'è stata, adesso è stata sgomberata ma non so quanto durerà questa cosa, si scaldavano gli animi, si picchiavano e si arrivava anche con le armi, perché poi l'abbiamo visto, da ogni tenda usciva fuori una catena, un coltello, un coccio di bottiglia, un San Pietrino. Non è che semenavano con le mani, semenavano pure con oggetti che fanno comunque danni importanti. E Cicalone, andando lì e facendo vedere sta situazione, diventava sempre più scomodo, tant'è che a un certo punto è stata data l'indicazione a quei 4-5 facinorosi, 6-7 quanti sono, ripeto, queste sono solo supposizioni perché me le ha dette una persona che non è affidabile, però un pochettino coincide, poi che sia frutto della sua fantasia o che comunque sia vero, questo non lo posso sapere. Io ve lo racconto perché, avendo sto dubbio, preferisco pure confrontarmi con voi e magari qualcuno mi può dare pure un'opinione. Cicolo, guarda che te conviene fa così, guarda che sta cosa potrebbe essere vera, guarda che è una stupidaggine. Quando vedete Cicalone, sapete chi è, avete visto i video, questa è la sua faccia, lo conoscete, non lo fate avvicinare, non gli fate fare le riprese, ma tenetelo a distanza indipendentemente da tutto. E coincide molto col fatto che l'ultima volta che noi siamo stati, dove c'è stata l'aggressione, quella molto corposa, con lancio di sassi, bulloni, pezzi di vetro, di tutto e di più, noi eravamo dall'altra parte della strada. Questi ci hanno riconosciuto a distanza. Il lancio di oggetti è avvenuto con larghissimo anticipo. Noi non avevamo la videocamera in quel momento, era nello zaino. L'unica cosa che abbiamo tirato fuori velocemente è stato il telefono, perché abbiamo filmato comunque una parte del lancio. Prima di quella parte che
abbiamo filmato, guardate che sono volate altre cose, cerchi di una macchina, bulloni, sassi piccoli, sassi grandi, pezzi di vetro, tutto questo con in mezzo il traffico, i pedoni e i ciclisti, una roba veramente assurda. Noi quel giorno che cosa abbiamo fatto? Ci siamo avvicinati, siamo andati dall'altra parte perché non potevamo né avanzare né arretrare, il lancio era copioso, c'era pure un ragazzetto di 17 anni che è il nipote di Marcello, c'era Evelina che comunque è una ragazza, li abbiamo fatti stare dall'altra parte della strada, ci siamo avvicinati e gli abbiamo iniziato a dire: oh, ma che state facendo? Ma non lo vedete che state a tirare in mezzo alla cosa? Chi c'aveva in mano un sasso, chi c'aveva in mano una catena. Poi erano molto furbi perché quando lanciavano si nascondevano, il famoso lancia il sasso e nascondi la mano. Non sapevamo chi di preciso avesse lanciato tutto, di sicuro quello più esagitato c'aveva in mano un San Pietrino e c'aveva in mano un'altra cosa, un bastone. Gliel'abbiamo tolti dalle mani, Mattia è stato così pronto da togliergli sto San Pietrino e tenerselo lui in mano per evitare che questo lo raccogliesse di nuovo e ce lo tirasse, ma si è creata tanta tensione. Io ho cercato di tenere bassi gli animi, ho detto: oh, fermi, mandannate, ma che state a combinare, avete esagerato. C'è stata un'escalation quando un altro è uscito fuori sempre da dietro una tenda, dietro un albero, e addirittura quando cercò di parlare con lui mi ha sputato in faccia. Voi potete immaginare quanto è difficile gestire situazioni del genere, quanto è difficile vedere persone con una catena in mano, con San Pietrino in mano, con un coltello a un certo punto, i cocci di bottiglia, qualsiasi cosa che viene lanciata, perché la volta precedente io ho preso una pentolata sulla mano che mi ha fatto un male cane e non ho detto niente, cioè mi sono arrabbiato, ma alla fine ce ne siamo andati col dolore. Mi hanno preso in giro e ho preso la pentolinata, mi hanno preso in giro e mi hanno sputato in faccia. Però quel giorno si è raggiunto un livello altissimo e mi ha detto sto ragazzo: guarda che quel giorno loro hanno comunicato a chi di dovere e hanno anche discusso tra di loro, la sera si sono anche picchiati tra di loro perché c'era chi non era d'accordo su questa escalation che c'è stata, su questa violenza che loro hanno perpetrato nei confronti dei passanti lanciando oggetti, e ovviamente loro che invece embriachi, fatti completamente fuori di testa. Perciò uno scontro c'è stato la sera. Chi sta in alto, perché ripeto ragazzi, mi segnala sta persona che c'è qualcuno che ha interesse che ci sia questa tendopoli, c'è qualcuno che ha interesse che quelle persone stiano lì, che quelle persone abbiano anche un aiuto economico. Questo poi non vi so di perché, per come e via dicendo, però questo è quello che mi segnala sta persona che ci ha passato tanto tempo lì dentro. Questa mente pensante che dà le indicazioni ai più facinorosi gli ha detto: fermi tutti, non dite che avete lanciato voi i sassi per primi, dite che vi hanno aggredito. Ovvio che il video dimostra il contrario, però sai, ognuno si crea una versione propria. Dite che vanno aggredito, dite che vi siete fatti male, poi la sera che avete discusso chi è che si è fatto più male di tutti, hanno preso quello che si è fatto più male di tutti, quell'altro che ha qualche altra ferita, e hanno detto: queste sono le botte che vanno dato. Perciò gente che ha preso le botte la sera dice: ah, ci hanno menato, noi non c'entravamo niente, viene tutto architettato, ma non lo architettano ste persone che passano la giornata a sorseggiare il tavernello come fosse acqua, ma come mi ha detto sto ragazzo, lo architetta qualcuno a monte per cercare di fermare questa segnalazione che altrimenti avrebbe portato allo sgombero di sta tendopoli. Perché poi è successo quando noi abbiamo pubblicato il video. Adesso vuoi il video nostro, vuoi che ne hanno parlato i giornali, vuoi che la gente sia indignata, hanno dovuto per forza predisporre l'ennesimo sgombero di questa tendopoli. Uno sgombero forte che noi abbiamo anche fatto vedere il risultato finale, cioè hanno spianato tutto con sti bobcat piccole ruspe, hanno tolto tutte le tende, hanno mandato via tutti e abbiamo anche generato un problema per coloro che volevano che queste persone stessero lì, perché gli hanno anche offerto posti dove andare e qualcuno ha anche accettato. Altri ovviamente non hanno accettato perché lì dove si va ci sono delle regole: se la sera alle 10 devi rientrare, rientri, se la sera alle 10 non te fanno entrare col tavernello in mano o con la canna in bocca non puoi farlo. Sono rimasti lì e molto probabilmente rimetteranno le tende lì. Ma come fermare Cicalone? Perché Cicalone, se questi rimettono le tende, ci torna, lo ridocumenta, magari risuccede di nuovo il casino che gli tirano la roba. In qualche modo, mi dice il ragazzo, te devono fermare. Io una volta temevo, mo mi accoltelleranno, mi daranno una bastonata, una bottiata e via dicendo. Invece lui mi ha detto: guarda che non lo faranno in questo modo, perché se anche lasciassero un cane sciolto di questi, come l'altro giorno stava succedendo, tra l'altro quando ci hanno accerchiato, quando siamo andati a documentare l'ultimo video dello sgombero, sono iniziati a uscire fuori dal nulla. Prima ce n'erano 2, poi sono diventati 4, poi sono diventati 6, prima ci hanno chiesto una sigaretta, poi 2 sigarette, poi qualche soldo, poi un'altra cosa. A un certo punto Manuel e l'altro ragazzo mi hanno detto: oh, namosene, perché se stava un po' a movimento
alimentare la cosa, stavano tutti su dei giri e ce ne siamo andati. Ma ha detto, ma il problema non è che ti accoppano, mettiamola così, è che stanno montando qualcosa con una testa più elaborata per cercare di screditare il tuo lavoro, per dire no, questi sono dei violenti, questi sono gente che va lì e provoca, sono gente che va lì per picchiare. Evitiamo per tanti motivi, perché avremmo solo da perderci, perché con noi spesso c'è anche Mattia Faraoni, che è un fighter professionista, nonché una delle persone più pacifiche in assoluto, perché se Mattia menasse qualcuno non è che poi lo va a raccontare dopo, tocca portarlo col cucchiaino all'ospedale, perciò Mattia evita. Infatti in quel video, nell'ultimo video, vedete Mattia che sta lì, cerca di spiegare: oh raga, mi dispiace, però ci avete tirato i San Pietrini, oh raga, mi dispiace che voi vivete così, però è inutile che voi ci tirate i San Pietrini, i bulloni, ci sputate in faccia e tutto quello che è successo. È stato lui il primo a cercare di far pace. Io ho cercato di abbassare i toni, nonostante non sputo in faccia, perché poi, regà, non è solo lo sputo in faccia, e poi quando ti sputano in faccia e ti dicono chissà che te sei preso. La prima cosa che ho fatto quando mi hanno sputato in faccia, mi sono disinfettato, perché mi sono portato sempre il gel dietro, quello classico infettante, poi te lo metti in faccia, non è il massimo della vita, però meglio quello che niente. Pertanto si sono iniziati a incastrare alcuni pezzi. Anche l'altro giorno, mentre parlavamo con questi ultimi rimasti della tendopoli, questi irriducibili, uno di questi, un po' in preda ai fumi dell'alcol, un po' c'aveva bisogno dei soldi, è venuto là e mi ha detto: se tu mi dai qualche soldo io ti dico una cosa che stanno a fare contro di te. Questo però non c'entrava niente con l'altra persona, era uno che stava lì a Tendopoli, che stava in preda ai fumi dell'alcol, perciò in vino veritas, cioè c'aveva voglia di la verità, mi ha detto: Cicalò, se tu mi dai dei soldi io ti racconto una cosa che stanno facendo contro di te. Io ovviamente non gli ho dato nulla, è una mia politica, se posso aiutarli li aiuto. Non si danno mai soldi a chi beve, a chi usa sostanze, a chi fa una vita scellerata e quei soldi li userebbe per continuare a fare quella vita, perché non fai altro che fare un danno a lui e perdere tu dei soldi che altrimenti potessi destinare diversamente. Però poi sta cosa mi ha fatto scattare dopo un meccanismo. Ho detto: scusa, ma questo qua o se l'ha inventato di sana pianta, ma coincide molto con quello che mi ha detto l'altra persona, che non c'ha nessun collegamento con lui, oppure qua c'è qualcosa realmente dietro. E sta cosa fa pensare, perché a un certo punto diventi scomodo, specie se ci sono dei soldi dietro. E da quello che mi diceva la prima persona, di soldi lì ne giravano, come vi ho detto, venivano dati a persone che non facevano niente tutto il giorno per dare retta, ovviamente sempre a sta testa pensante che si occupava di coordinare, tra virgolette, questa situazione. Cioè mi raccontava che c'erano delle persone che entravano e uscivano dalla Tendopoli tranquillamente, che non avevano a che fare nulla con questi profughi, ma che comunque davano dei soldi. Pertanto questi continuavano a bere, continuavano a fare, rimanevano tutti lì, nessuno se ne andava alla Tendopoli, anche se gli arrivavano delle offerte di luoghi dove andare. E io mi sono imparato sta cosa: quando vai a toccare i soldi, perché tante volte uno dice gli ideali, tante volte qualcuno dice l'odio, qualche volta qualcuno dice ma è successo questo o quest'altro. No regà, sono solo i soldi. Ma quando io vado a toccare i soldi altrui, allora diventa un problema, perché ricordatevi sempre, quando andate a bloccare un flusso di denaro di qualcuno, è lì che si creano i problemi. La gente perde tutti gli ideali quando si parla dei soldi, la gente non odia più nessuno quando si parla di soldi, non esiste più il bianco, il nero, il giallo, il rosso. Quando ci sono i soldi di mezzo, raga, sono tutti uguali, ricordatevi questa cosa. E se tu gli vai a toccare i soldi è un bel casino. Quando segui il flusso di denaro e capisci dove arriva, devi sempre stare attento. La storia ce l'ha insegnata sta cosa, persone ci hanno rimesso la vita per una cosa del genere. Io adesso non voglio fare il martire, non voglio fare niente, ci mancherebbe, anzi sono contento di tutto quanto, però voglio sempre essere chiaro con tutti e chiedere anche consigli a voi. Quando si va a toccare qualcosa che monetizza, che genera denaro e che non sarebbe da far vedere, perché ripeto, io ancora non ho capito che cosa c'è dietro a tutto questo, perché se l'avessi capito avrei fatto un ragionamento diverso. Però fatto sta che io adesso voglio anche tutelarmi e voglio capire con chi parlarne. Sono solo supposizioni, però
però è sempre meglio mettere le mani avanti e cercare di capire che cosa c'è dietro, tanto nella migliore delle ipotesi è tutta una bolla di sapone, nella peggiore delle ipotesi è peggio di quello che io pensavo. Ditemi voi che cosa ne pensate, sono troppo esagerato, sono complottista, ho fantasticato troppo, ho dato troppo retta a delle voci dette in un orecchio, qualcuno che magari prende i fumi dell'alcol, qualcun altro che ha voglia di raccontarmi delle cose. Detto questo, fatemi sapere, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!